Ciao, sono un immigrato, questo è mio e questo invece è quello a quale sto aspirando. Non ho rubato il passaporto a nessuno e non è un fake, questo è quello della mia ragazza. Oggi vi racconto di quello che è il mio percorso di immigrazione qui in Australia e che aggiornamenti ci sono. Io mi chiamo Roberto, quasi 2 anni fa mi sono trasferito in Australia per amore, seguendo la mia ragazza Kamala. Mi sono innamorato del posto e ho deciso di avviare qui il mio business da videomaker e content creator, dove aiuto gli altri a raccontarsi sia online che offline. Mi trovo a Sydney, città della quale mi sono innamorato, e visto che negli ultimi mesi ho realizzato che voglio mettere effettivamente le radici qui, ho avviato una pratica di immigrazione. Sono atterrato in Australia a circa metà 2022. L'Australia, rispetto all'America, un paese dove ho anche vissuto, diciamo che per gli italiani è un posto molto accessibile in termini di visti. Infatti c'è il famoso Working Holiday Visa, per il quale tantissimi giovani dai 18 ai fine 35 italiani vengono qui, addirittura possono stare fino a 2 o anche 3 anni in alcuni casi, se fanno dei lavori rurali in terreni che sono appunto fertili. Qui in Australia, diciamo, si cerca di investire tanto in questi lavori perché c'è tanto bisogno di manodopera e gli australiani sti lavori non li vogliono fare. Un po' come noi che prendiamo gli immigrati in Italia e gli facciamo raccogliere pomodori. Insomma, questa è la versione australiana di come trattare gli immigrati, in maniera però non sottopagata, anzi c'è gente che veramente fa un sacco di soldi. Il 95% degli italiani viene per questo motivo qui, con questo visto qui. Questo non era il mio caso, perché inizialmente quando sono venuto in Australia volevo starci solo per 3 mesi. Era solo per fare un'esperienza, conoscere la famiglia della ragazza. Vi ho portato con me nel loro camper, sono 2 personaggi incredibili che hanno appena comprato un terreno nel mezzo del nulla della foresta australiana, spaccano. Dapprima mi sono innamorato della famiglia, poi di alcune persone, poi del posto e alla fine non sono più voluto tornare. Per fortuna io quando sono atterrato in Australia non avevo applicato per questo Working Holiday Visa, perché ho visto che si può applicare solo una volta nella vita, quindi comunque non me lo volevo bruciare per il futuro, visto che lo posso applicare fino ai 35 e quando mi sono trasferito qua ne avevo 24. Ho detto vabbè, magari sì, dopo 3 mesi torniamo in Italia, ma tra 8 anni magari voglio andarmi a fare un'experience in Australia, non si sa mai. Siccome non mi volevo bruciare quel visto, ho applicato per un altro visto turistico che danno in particolare a familiari di cittadini australiani. Ovviamente abbiamo dovuto dimostrare tutto, è stato però abbastanza semplice. Mi è stato approvato questo visto che può durare fino ad 1 anno. La cosa bella di quel visto lì e dei visti turistici in generale in Australia è che ti è concesso di lavorare online. La decisione di stare un po' più di 3 mesi non è stata poi così tanto una follia, ci eravamo semplicemente detti vabbè dai, ci prendiamo un'altra casa, ci facciamo qualche altro mese, poi si vede. Insomma, questo poi si vede, passano 6 mesi, passano 9 mesi, passano 10 mesi, mi sta per finire il visto, ancora non deciso se voler vivere in Australia o voler vivere in Italia. Decido di fare una prova, avviare un mio business fisico qui e tornare a fare il videomaker. Però siccome il mio visto sta per finire, devo trovare una soluzione, allora prendo la scelta di giocarmi l'unica carta che ho a disposizione nell'immediato, ovvero applicare per un Working Holiday Visa. Vi ho già raccontato questa storia sul canale in un video intitolato Ho problemi con il visto, dove vi ho introdotto la figura di Maurice di Atlas Migration, che è stato un ragazzo che mi ha dato una mano con una consulenza completamente gratuita. È stato proprio lui a consigliarmi la strada del Working Holiday. Il Working Holiday Visa, ecco, questo sarebbe l'unico visto che tu saresti costretto ad uscire per applicare. Basterebbe andare 1 minuto in Nuova Zelanda, applicarlo, ritornare. Insomma, io ho fatto quello che mi ha detto, è stata alla fine una bella esperienza, ho avviato il mio business e mi sono dato tempo 1 anno, visto che il Working Holiday dura 1 anno, il tempo che ho a disposizione per prendere una decisione, se stare un po' più a lungo in Australia o tornarmene in Italia. Spoiler, poi le cose sono andate bene, io comunque mi sono sempre più affezionato a questo posto, mi sono innamorato di Sydney. Ho preso la decisione ufficialmente a fine ottobre, inizio novembre 2023, quando sono tornato dal mio primo viaggio in Italia, da quando mi sono trasferito in Australia. E allora ne ho approfittato per andare a ritrovare i ragazzi di Atlas Migration che mi hanno invitato in uno studios per intervistarmi per dei contenuti da pubblicare sulle loro pagine. Ci tengo però a specificare una cosa: questo non è un video sponsorizzato, Atlas non mi sta pagando per parlarvi della loro realtà. Ho ritenuto una cosa molto utile, visto che molti spesso mi chiedete in DM domande su visti, cose, come venire, come restare, eccetera eccetera. L'ho ritenuto quasi un dovere mettervi a conoscenza e farvi conoscere chi ne sa più di me. Allora, che cosa stiamo facendo oggi? Allora, oggi stiamo girando dei video per il canale YouTube di Atlas Migration e per il canale YouTube di quindi state diventando youtubers anche voi? Sì, noi Questa siamo- grande maledizione perseguite anche voi adesso? Seguite anche noi perché i nostri clienti vogliono avere maggiori informazioni su tutta la situazione migratoria, trasferimento in Australia, tutti i vari dettagli prima di prenotare l'effettiva consulenza, quindi cerchiamo di dare più informazioni possibili, non solo nel nostro infopoint gratuito, ma anche e soprattutto mettendoci la faccia. Li ho costretti a metterci la faccia. Ragazzi, quando vi dico raccontatevi online qualsiasi cosa voi facciate, questo è l'esempio
esempio concreto. Assolutamente, sì. Grandi ragazzi. E oggi loro intervistano me. Esattamente, Ok. facciamo una piccola intervista stile Iene per rimanere in tema e Perfetto. andiamo. Ci siamo. Ci siamo. Convivenza come va? La mia convivenza va bene, già dura da un bel po', ma perché siamo stati costretti, dato che veniamo da due paesi diversi, Italia e Australia. Dunque, o si vive assieme o non si sta assieme. Quindi quando ti sposi? Ah, giusto, no, per ora continuiamo a convivere. Poi si vede. Una cosa che ti ha scioccato tanto dell'Australia appena sei arrivato, che hai notato subito? Fa freddo. I piedi scalzi, quello. Vabbè, io poi sono arrivato a Byron Bay, che ci sono molti più piedi scalzi che a Sydney. Cioè, quindi feticisti, devo sapere. No, beh, sì, esatto, se ti piacciono i piedi, l'Australia è il posto per te. Oddio. È una cosa che hai detto, questa vacanza è molto meglio, che bello, finalmente c'è una cosa qui che in Italia non c'era. Sono entrato alla motorizzazione australiana, per come entro mi guardo attorno, c'era il distributore dell'acqua tutto pulito, sistemato, tutti in ordine, nessuno che gridava, tutti sorridenti. Ho detto questo è Toy Story. Quella è stata la prima cosa, proprio arrivato da una settimana in Australia, che ho detto ok, questo è un film, è però un film vero. In tanti pensano che l'unico buon motivo per vivere in Australia o l'unica cosa che spinge ad andare in Australia siano i soldi. Un professionista come te ha possibilità di guadagnare bene anche in Italia. Cosa diresti a tutti coloro che pensano si sta in Australia solo per i soldi? Ma per me in realtà l'essere venuto in Australia all'inizio è stato un danno economico incredibile, perché qui la vita costa di più rispetto a dove vivevo prima in Italia e comunque molte collaborazioni non le ho potute fare, non le posso fare tuttora, visto che mi trovo qui, e fare avanti e indietro è un po' un casino, anche perché io soffro molto il jet lag. Secondo me nel lungo termine l'Australia è veramente un posto che ti può dare soddisfazione in termini di business, perché qui la gente valorizza tanto il lavoro, non c'è quello sfruttamento, sicuramente ci sarà qualche caso speciale, però non c'è quello sfruttamento lavorativo all'italiana. E secondo me se vuoi costruire un qualcosa questo è il posto giusto dove farlo, ed è il motivo per il quale io da 5 mesi a questa parte ho deciso di iniziare un business che già nel tempo sta crescendo sempre più. Ok, intervista finita, domande un po' bastarde. Ti avevo detto che l'avevo preparata. Allora, adesso siamo con Fabio. Ciao. Io gli farei qualche domanda perché lui ovviamente, vabbè, insieme a tutto il team, però lui in prima persona sarà colui che si prenderà cura della mia pratica, ok? Che cosa stiamo facendo? Raccontiamolo. Allora, al momento stiamo facendo il partner visa. Per chi non conosce che cos'è, come funziona? Il partner visa è per qualcuno ovviamente che viene da fuori, qualcuno dall'estero che ha un partner australiano. C'è il modo tramite il partner visa di rimanere in Australia. È un percorso che ha vari step, quindi il primo step è quello di dimostrare che la relazione va avanti per 12 mesi, poi ci sono i modi per accorciare queste tempistiche, per semplificare il processo, però se qualcuno ha un partner australiano e la relazione va avanti da più di 12 mesi c'è modo di applicare per questo partner visa, in maniera da rimanere qui insieme. Esatto, perché il problema di questa mia idea di creare un business in Australia è che arrivato a una certa, il visto che adesso che è un working holiday, quindi un visto temporaneo, ad una certa finisce. Dovrei andare a fare lavori in farm per rinnovarlo per un altro anno, però se me ne vado 3 mesi in culo a zappare, è un'esperienza fighissima, mi piacerebbe fare, però tutto quello che sto costruendo adesso andrebbe via. Migliore delle ipotesi, quanto tempo ci stiamo a ottenere questa cosa? Allora, dipende dalla relazione, generalmente questo processo dura da quando si inizia a quando effettivamente arriva il permanent, quindi in modo di non dover più applicare per i visti ma poter rimanere in Australia, 2 anni. Quindi io per 2 anni devo stare in questa relazione. Esatto, per 2 anni se la relazione è continua poi c'è modo di applicare per il permanent. Altrimenti No pressure, no pressure. Altrimenti dipende dalla relazione, a volte il dipartimento può dare anche direttamente il permanent. Ok, e noi siamo in quella possibilità? No, sì. Siamo messi bene, siamo messi abbastanza bene. Per avere questo bisogna dimostrare che la relazione va avanti da 3 anni, in una relazione de facto. Ok. Quindi avendo tutti i documenti. Per quanto riguarda Roberto, i documenti ci sono, adesso li stiamo organizzando. Ok, per chi ha bisogno di un vostro supporto, dov'è Mauri? Qui, che cosa... lasciamo in descrizione qualcosa, che succede? Se qualcuno ha bisogno di un nostro supporto, Sì. ci chiama, prende il telefono e dice ragazzi ho bisogno del vostro supporto. No, scrivo un'email all'infopoint@atlasmigration.com. Ok, dai, facciamo i professionisti. Da quell'intervista lì sono passati circa 2 mesi e finalmente, ve l'ho già spoilerato su Instagram, la settimana scorsa ho applicato per il visto. Applicare per un visto così importante e così costoso è una roba che veramente ti succhia fuori tutta
l'energia. Cioè, per dirvi, nella pratica ho dovuto buttare giù tutti i paesi dove sono stati negli ultimi 10 anni io, dove è stata Kamala negli ultimi 10 anni. Per fortuna mi hanno mandato tutta una lista di cose da fare secondo tutto quello che effettivamente serve, e hanno fatto un double check, ragazzi di Atlas, con i quali ci siamo scambiati un'infinità di mail e mi hanno corretto tutti gli errori che sennò avrei fatto da solo. Come sono rimasto vivo durante questo periodo? Questa è una roba che apparentemente potrebbe non c'entrare nulla, però la voglio condividere perché voglio creare una sorta di metafora di storytelling tra questa cosa del visto, questa cosa di vivere all'estero e complicazioni che nessuno di solito vede che porta, è una delle attività che mi ha aiutato a smaltire tutto questo stress. Voi sapete bene che sono super appassionato di surf e quello sicuramente è stato un elemento, anche se nell'ultimo video ci sono quasi rimasto secco. Un'altra attività che è stata fondamentale nella mia sanità mentale però è stato il bouldering. Lui è Ramon e oggi siamo a Sydney Indoor Climbing Gym. Praticamente lui è la persona grazie alla quale vivo a Sydney, mi ha convertito lui a questa città e mi ha convertito anche lui a questo sport che è Bouldering? bouldering. La pietra. Oggi l'obiettivo è raccontare con un video il bouldering. La pietra ti arrampichi. Fatto, ok, torno a casa. Ciao Nikhil! We're gonna tell people what's bouldering like. Okay, cool. Because people only see like some rocks, like some colors. Yep. But we need to explain the feeling. Well, what does it feel to you? What does it feel like for me? The first thing that I noticed was the connection between your mind and body, and then like the absence of the outside world. So it's just you and the climb. It's the best way to describe it. Yeah, because you're focused in the moment, present. Like you don't wanna fall. Exactly. Yeah. The presence of death is real. Yeah. Le scarpine da bouldering. Puzzano di morte. Non c'è nulla di più doloroso di queste scarpine. Sono tipo quelle delle ballerine, davvero, minuscole, devono stare super strette. Questo è un livello 5, che è tanto per uno che è un principiante. È tanto. Yes, come on. Mano destra, cambia i piedi, mani insieme troppo basso e vai tutto a destra. Cambia piede. Yeah, cambia piede, perfetto. Analizziamo la situazione. Quando uno vuole andare a vivere all'estero pensa, oh, ok, vabbè, mi prendo un biglietto e vado. In realtà non è mai così semplice. Chi ha vissuto per più di 6 mesi, un anno fuori sa quali sono le vere challenge. Ci sono diversi aspetti, diverse cose burocratiche anche legate all'Italia. Il bouldering visto dall'esterno sembriamo 4 cazzoni che arrampicano e i muri non sono nemmeno così alti. Però quando sei lì tutto sembra più difficile. Il motivo per il quale sei in focus è proprio perché hai un certo senso paura di poter cadere e farti male. Cos'è andato storto? Non ero abbastanza stabile con i piedi e se lasciavo una mano cadevo e mi rompevo tutto. Però per fortuna quando si cade c'è un materasso morbido che attutisce il colpo. E insomma un po' come il bouldering, l'andare a vivere all'estero e lo stabilirsi fuori è un percorso molto più lungo e molto più duro di quel che sembra dall'esterno. Voi vedete dall'esterno un ragazzo che vive, surfa e lavora in Australia facendo il lavoro che ama. Non è tutto rose e fiori, è un casino incredibile. Ci sono giornate che io mi sveglio e dico ma che cazzo sto facendo, ma chi cazzo mi fa fare di spendere $10.000 solo per avere il permessino per poter stare qui, di carte, di tempo buttato e di avere a che fare con una cultura che non è la tua. Insomma, state attenti a chi vi vende questi sogni e io vi straconsiglio di seguire i ragazzi di Atlas perché loro fanno tantissima informazione. Questo era un aggiornamento per i miei visti e soprattutto il motivo per il quale faccio questi video è per tenere traccia della mia vita, è un po' il mio diario pubblico. Io non smetto di pensare al me tra 7 anni, 8 anni, quando effettivamente avrò veramente un passaporto australiano mio, che vi farò un altro video e vi aggiornerò e magari lì prima di farlo mi andrò a ripescare questo video qui e vedere come parlavo ai tempi, come raccontavo i tempi, come pensavo io e come mi trovavo e dove mi trovavo. Cioè chi lo sa, tra 8 anni magari mi trovo a Carrapipi, cioè non lo so, a me questa roba appassiona tantissimo. Spero che qualcuno di voi abbia trovato le informazioni all'interno di questo video super utili e se siete in Italia spero che questo vi abbia dato un minimo di curiosità.
Anche qui suonano i clacson. Vabbè, oggi mi sento un po' più a casa. Piccolo aggiornamento, sono le 19:25 e ho ricevuto la conferma di applicazione del mio visto. Vi faccio vedere, ovviamente devo coprire i dati sensibili, però Leo Lena di Atlas con tutti i ragazzi che mi hanno scritto e mi hanno mandato la conferma con le ultime robe da fare. Praticamente mi hanno spiegato che ho ricevuto un bridging visa A che sarà attivo dopo che il mio visto di working holiday scade a giugno, e se devo lasciare il paese, cioè se voglio viaggiare fuori dall'Australia, lo devo convertire in B, quindi dovrò fare probabilmente una richiesta e loro mi diranno come. È andato, non ci credo, non ci credo. Adesso speriamo da qui a 4 mesi non si sentirà probabilmente nessuna risposta, perché li aprono sempre dopo, danno un sacco di richieste. Tra 4 mesi so se il visto me lo danno tra 2 anni, cioè se la permanenza me la danno tra 2 anni o se me la danno subito. Io per me me la danno tra 2 anni. Però ci vediamo al prossimo video, arrivano presto gli aggiornamenti su come il business sta andando, perché adesso tra 15 minuti vado a girare per un nuovo cliente incredibile che mi ha appena entrato. Ciao!